Ho trasformato questo trattore in una gigantesca decorazione di Natale. Oltre ai soliti addobbi, infatti, quest'anno ho pensato di fare qualcosa di diverso per abbellire il nostro agriturismo durante queste serate invernali. Questo è il trattore più grande che abbiamo all'interno della nostra azienda agricola e poco tempo fa mio padre mi ha chiesto di andare a pulirlo. Guardate che roba, è pieno di terra dappertutto, letame eccetera. Infatti lo abbiamo appena utilizzato per arare tutti i campi che abbiamo e adesso insomma quindi è ora di dargli una bella pulita. Cioè guardate qua sulla aratro c'è tutta terra attaccata, ci sono proprio le croste. Cioè, anche roba di terra che c'è attaccata su sto aratro. Disastro. Adesso dove la butto però questa? Perché l'ho staccata qua nel cortile? Un piatto di terra, chi lo vuole? Si è talmente solidificata sta terra che non si spacca neanche. E quindi ho pensato, ma perché oltre a pulirlo non lo addobbiamo tipo albero di Natale? Così le persone che vengono nel nostro agriturismo non vedono insomma le solite cose. Il trattore di Natale è molto più potente. Quindi adesso iniziamo la sua realizzazione. Ci sono alcuni passi da fare. Il primo sicuramente è quello di pulirlo completamente, sia esternamente sia internamente. Una volta pulito poi dovrò andare a comprare tutte le luci e tutti gli addobbi da mettere all'interno e all'esterno del trattore. Tutte queste apparecchiature ovviamente richiedono un'alimentazione e dato che in mezzo alla corte insomma è brutto vedere prolunghe che arrivano fino al trattore, vi ringrazio fin da subito EcoFlow che ha deciso di collaborare alla realizzazione di questo video e mi ha inviato una batteria portatile. Questa è la Delta 3 Plus e ha tutte le prese a cui potrò collegare i diversi dispositivi e inoltre posso caricarla anche con i pannelli solari, quindi ho intenzione di fare qualcosa di veramente potente. Andiamo a pulire il trattore. L'idea è questa: per prima cosa mi fermerò nel campo per pulire bene le zolle di terra che ci sono sull'aratro e successivamente invece lo puliremo con l'idropulitrice. Penso che lo conosciate tutti, è un attrezzo che permette di pulire con l'acqua ad alta pressione. Mettiamoci i guanti. La prima cosa da fare è tirar via tutte queste zolle qua. Cioè guardate, ha preso la forma dell'aratro. C'è pure l'erba attaccata ancora. Bisogna tirar via tutto qua. Sono qua che sto tirando via tutta la terra, ma io non so quanti buchetti c'ha un aratro. Guardate che roba, cioè, non finisco più di tirar via terra. Adesso mi sono accorto che è meglio che vado a prendermi anche gli occhiali, perché quando la sto tirando via insomma il rischio che mi vada negli occhi, quindi insomma è meglio essere protetti. Sono tornato a casa, la sicurezza non è mai troppo, anche perché è un attimo insomma che la terra rimbalzando ti vada nell'occhio. Torniamo nel campo. Cioè, ma guardate come si è incastrata. Ha preso addirittura la forma della vite che c'è qua. Mamma mia, non finisco più. Oh, credevo di metterci un secondo, invece. Anche qua dove ci sono le ruote, guardate quanta terra che c'è. Qua devo tirarla via tutta coi guanti. Meglio farlo subito, che sennò dopo con l'idropulitrice ti arriva tutta addosso. Dopo aver tolto più terra possibile, era finalmente giunta l'ora di passare al prossimo lavoro. Sicuramente più bello e semplice. Mamma mia. La terra più incastrata l'ho tirata via. Possiamo andare a pulirlo adesso con l'idropulitrice. Questo video qui ce l'avevo in mente già da un po' di tempo. Come forse alcuni di voi sapranno, infatti anni fa avevo fatto un esperimento simile, però mettendo solo un po' di luci sul trattore, insomma, per registrare una canzone natalizia fatta con i suoni del trattore. Però vabbè, quello era solo un esperimento, adesso invece voglio fare le robe fatte bene. In quel video avevo utilizzato solo un po' di luci che avevo in casa, invece per questo qui andremo proprio a comprarle. Inoltre voglio montare anche i pannelli solari in modo da renderlo totalmente indipendente rispetto alla corrente elettrica normale di casa. Eccola qui, questa è l'idropulitrice che vi dicevo. Portiamola fuori e sistemiamo il trattore. La corrente è già collegata, qua bisogna invece mettere una canna dell'acqua. Collegata. Accensione. Iniziamo a pulire. Questo è un altro dei lavori che mi piace un sacco fare, infatti vedi subito il risultato di quello che stai facendo, insomma. Adesso in montaggio vi farò vedere la differenza prima della pulizia e dopo la pulizia. Potente, eh? Guardate qua, però ce n'è da fare ancora un bel po'. È tutto sporchissimo. Dovevo passare bene tutte le parti del trattore. Ogni tanto però trovavo ancora qualcosa di incastrato che potevo togliere solo a mano. Allora mentre lo lavavo vedevo qualcosa che si muoveva. Guardate come ha fatto a finire qua dentro, che cavolo. Tutti i pezzi di tipo fieno, paglia, letame, un mix di roba. Andate dove vanno a incastrarsi. Continuiamo la pulizia.
Pian pianino sta migliorando, dai. Guardate che bello che è pulire la ruota. Diventa bellissima, potente. Non vedo l'ora di vederlo tutto addobbato poi. La parte più difficile è pulire bene anche all'interno tutte le ruote, perché guardate, vedete che anche all'interno sono sporche. Bisogna ricordarsi di passarle bene dappertutto. Alla fine, per pulirlo al meglio possibile, ho impiegato tutta la mattinata e anche se non si vede, manca ancora tutta la parte interna al motore. Pian piano lo laviamo tutto. Diamo una pulita anche all'interno del cofano, dove c'è il motore. Guardate quanti tubi che ci sono dappertutto. Questi non so se lo sapevate, ma sono 6 cilindri che sono quelli che fanno funzionare insomma il motore. Guardate che sporchi che sono. Dobbiamo dare una bella pulita anche a questi qua. Dopo averlo pulito esternamente, adesso bisogna sistemarlo all'interno. Guardate che sporco che c'è qua dentro, infatti c'è polvere, terra, di tutto. Quindi per prima cosa prendiamo l'aspirapolvere. Credo che sia la cosa migliore. Sono salito in casa per prenderla. Noi abbiamo un sistema centralizzato, quindi posso collegarla direttamente ad una presa sul muro del garage. Questo qui è l'attacco dell'aspirapolvere. Devo passarla soprattutto nella parte bassa dove appoggiamo gli scarponi. Durante le lavorazioni, infatti, quando si sale e si scende dal trattore, si porta dentro molta terra. C'è già meno sporco. Andiamo a prendere secchio e spugna. Secchio, spugna. Ah, quanto scotta l'acqua. L'ho messa troppo calda. E questa cosa qua che mi ha dato la madre per pulire all'interno, ha detto che va bene. Vediamo come va. Sì, ma ho messo l'acqua troppo calda, però guardate che fumo che viene su. Devo aspettare che si raffreddi un po'. Prima do una passata generale e poi invece inizierò a utilizzare anche quello lì per lavar bene. Questo lavaggio è molto soddisfacente. Di solito si lavano cose più o meno già pulite. Qui invece ogni passata di spugna ti accorgi bene del lavoro che stai facendo. Ma guardate che bello che sta diventando, potente. Ci potrei quasi mangiare sopra qua. No, però non esageriamo, dai. Il prossimo passo è pulire tutti quanti i vetri della cabina. Guardate quante macchie che c'hanno, infatti. Per i vetri e anche gli ultimi ritocchi interni utilizzerò questo sapone qua. Finalmente sono quasi alla fine. Ancora qualche passata con lo spray internamente ed esternamente e poi finalmente possiamo iniziare ad addobbare il trattore. Non vedo l'ora di vedere la trasformazione da trattore agricolo a trattore natalizio. Ho finito di pulire, guardate che colorito ha quest'acqua qua. Mamma mia, si è sporca. Guardate che pulizia adesso, guardate che pulizia. Voglio sapere cosa ne pensa il padre di questa pulizia. Infatti credo non l'abbia mai visto così pulito neanche quando l'abbiamo comprato, perché era usato. Prova a guardare qua, sali sopra. I veri e miei massanetti però. Cosa stai dicendo? Mi hanno dato il vetrino. Sono pulitissimi. Gli ho dato dappertutto, dentro, fuori, dappertutto. Mai contento proprio. Guarda qua. Quello lì viene pulito, scusa. Credevo non si pulisse, invece se gli passo con un po' di... Qua c'è una micro polvere che non viene via né pulendolo da questo lato né pulendolo dall'interno. Credo che sia entrata nel vetro in qualche modo. Pulizia interna ed esterna completata. Adesso possiamo iniziare a realizzare il trattore di Natale. Devo andare a prendere gli addobbi, però c'è un problema prima. Ma quanti e quali addobbi devo prendere? Sui quali ovviamente non posso già dare una risposta, perché li vedrò al momento quando arriverò in negozio. Però prima è necessario prendere le misure del trattore, così insomma evitiamo di prendere cose in più. Per fare questo lavoro mi darà una mano anche Lucas, mio fratello, ma probabilmente lo conoscete già. Con la corda metrica. Con la corda metrica. Perché non usare un metro normale? Così ci fai il contorno. Misura in corso. Siccome vogliamo mettere le luci anche tutto intorno alla ruota, abbiamo calcolato il suo diametro, che è di 89 cm circa, e per calcolarne la circonferenza bisogna moltiplicare il diametro per 3,14, che è il pi greco, che fa circa 2,8 metri. Nei successivi minuti abbiamo preso tutte le misure che ci servivano. Eravamo quindi pronti per andare al negozio.
Siamo pronti a partire. Ma che nebbione che c'è! Stiamo andando nel negozio di Natale più grande della nostra zona. Guarda, c'è già pieno adesso. Ho detto andiamo la mattina che non c'è nessuno, invece anche roba è già pieno. Dobbiamo trovare cosa mettere sul trattore. Sono un sacco di cose qua, Lughezzi. Abbiamo preso un po' di cose e dopo vi facciamo vedere tutto. Mentre Lucas sistema il trattore, lo posiziona insomma nel posto in cui poi dovremo addobbarlo, perché ovviamente poi resterà fermo, io metto sotto carica la batteria che servirà appunto per alimentare tutto quanto quello che abbiamo appena comprato. Allora, siccome la batteria vogliamo alimentarla con l'energia solare, adesso proviamo a vedere se riusciamo a installare i pannelli sopra il tettuccio del trattore, vedete là, e vediamo se ci stanno, altrimenti li mettiamo per terra e si riesce lo stesso insomma, ecco. Però l'ideale sarebbe che fossero sopra, così non ci sono problemi e li fissiamo lì. Cioè ragazzi, incredibile, siamo riusciti a montare i pannelli solari sopra il tettuccio del trattore, li abbiamo fissati con delle cordine e siamo riusciti a portare anche all'interno i fili del più e del meno che alimentano la batteria. Adesso proviamo a collegarla e vediamo se tutto funziona correttamente, in modo che anche, visto che adesso c'è tanto sole, si ricarichi per questa sera quando lo accenderemo. Poi potremo cominciare ad addobbarlo. Ringrazio a tutti voi e anche EcoFlow per avermi dato questa possibilità. È da tempo che collaboro con loro, perché sono un'azienda che cerca insomma di promuovere l'utilizzo di energia pulita in diversi ambiti, sia insomma in casa sia anche all'esterno, soprattutto per chi viaggia. Proviamo a collegarla e vediamo se funziona. Guardate, ci sta perfettamente sul sedile, sembra fatta apposta. Comunque questa è una batteria da 1 kWh, quindi dovrebbe alimentare per un bel po' di tempo le lucette che ci sono all'esterno. C'è l'attacco dei pannelli, adesso proviamo a collegarla. Si sta caricando, è al 31%, input d'entrata 89 watt. Sto caricando una batteria dal tettuccio del trattore. Lasciamola qua adesso che intanto lei si ricarica per bene. Prima di iniziare a mettere gli addobbi ovviamente ci serve anche l'outfit adatto. Guardate qua, potente. Ho preso pure il cappello. Adesso possiamo ufficialmente iniziare io e Lucas a mettere giù tutte quante le lucette e tutto quello che abbiamo comprato. Queste qua sono lucine tutte colorate che metteremo sotto il paraurti e che farà un sacco di riflessi colorati, sarà molto potente da vedere stasera. Comunque è incredibile pensare che poi saranno alimentate tutte da una batteria all'interno del trattore. Vediamo se riusciamo a caricarla totalmente con l'energia solare, comunque altrimenti basta anche solo attaccarla alla corrente, in 30 minuti c'è l'energia pronta all'uso. Dobbiamo metterla giù, Lucas. Molla. È tutto, Ah, che non le rompi. Può essere utile, oltre vabbè alla realizzazione di addobbi natalizi, a tutte le avventure insomma che si possono fare all'esterno, per esempio con camper, roulotte eccetera, soprattutto anche in quei contesti dove non c'è l'energia elettrica. Qua va bene. Si può portare per esempio per riscaldarsi, se ha una piccola piastra a induzione si può utilizzare. E adesso da qua dove la fai passare? Ma sotto cioè che si vedono o dentro le ruote? No, dentro. Dentro le ruote. No, ma con lo scotch l'attacchi. Oggi sono le viti. Dai, prendi lo scotch. Quanto lungo ti serve? Così vabbè. Così non hai neanche visto. Comunque una batteria del genere può essere utile anche in tutti quei contesti in cui si va a fare foto, video, e utilizzarlo come power bank gigante, così anche per i cellulari per esempio. Ovviamente anche per fare gli addobbi di Natale, visto che siamo in periodo, tipo per gli alberi così. Dobbiamo ancora controllare, vedere se funzionano. Ah, che robetta, Lucas, che stiamo facendo? Mamma mia, quanto scotch che stiamo mettendo sul trattore. Sarà un casino quando è ora di tirare via tutti gli addobbi. Sempre brutto tirare via gli addobbi di Natale. Credevo ci si mettesse di meno. Comunque siamo solo alla prima matassa di luci, Lucas. Allora saranno un bel po' le luci da collegare. Questa è la seconda matassa. Comunque questa non ha problemi, perché può arrivare fino a più di 2000 watt in uscita. Addirittura il picco è di 3600, anche se comunque non ci arriveranno mai insomma ste lucine qua. Quindi sicuramente basta insomma per gli addobbi natalizi. Accendiamo la C. Funzionano? Potente, che roba! Luci accese. Vabbè, adesso non si vede niente, però questa sera si vedrà molto di più. Mettere gli addobbi comunque è sempre meglio essere in due, uno che tiene il filo, l'altro che attacca lo scotch. Fatemi sapere se anche da voi funziona così. Cioè ragazzi, abbiamo preso un sacco di roba veramente, dopo vedrete tutto quanto. Queste sono solo una piccolissima parte. E oltre alla batteria c'era anche questo. Lucas, te lo do a te visto che continui a lamentarti del sole. Vediamo se funziona. È un cappello solare tipo. Ma che roba, è gigante. Provo a aprirlo. È lungo.
Nugget, grande. Vediamo se funziona. Qui vedete c'ha l'attacco USB. Ok, collegato. Vediamo se funziona. Ta-da. Incredibile. Nugget, stai caricando il telefono con un cappello. Andiamo avanti con la realizzazione del trattore. La parte più difficile di questo lavoro è riuscire a tenere ferme le luci nella posizione che si desidera, perché appena ci si muove un attimo per attaccare lo scotch bisogna ripartire da capo. Alla fine comunque siamo riusciti a metterle dove volevamo, anche intorno alle ruote. Cioè, guardate le fessurine delle ruote, sembrano fatte apposta per far passare le luci di Natale. Abbiamo finito il primo giro di luci calde esterne al trattore. È stato un casino, adesso dobbiamo fare tutto l'altro giro e poi iniziare a mettere anche gli addobbi, quelli un po' più particolari, quelli più potenti che abbiamo preso. C'è anche una sorpresa, ma quella non ve la faccio vedere subito, ma al risultato finale questa sera quando scenderà il sole, in modo insomma che si veda bene, ecco. Per tutto il pomeriggio, mentre la batteria si ricaricava con il sole, noi abbiamo continuato ad attaccare tutti gli addobbi. Ne abbiamo messi davvero tanti oltre alle luci, però non ve li faccio vedere durante il time lapse per non rovinarvi la sorpresa notturna. Abbiamo finito di far tutti quanti gli addobbi, aspettiamo che cali il sole e poi vi faccio vedere il risultato finale. Vi ricordo che se volete dare un'occhiata anche voi a tutti i prodotti di EcoFlow, in particolare alla Delta 3 Plus, trovate tutti i link in descrizione a questo video. In più, per i primi 200 ordini vi regalano anche un power bank, e se vi può interessare anche l'abbinamento con i pannelli solari, aggiungendo 100 euro vi possono dare anche un micro inverter da 800 watt e anche dei pannelli solari ricondizionati da 400 watt. Potete trovare altri sconti fino al 50%. Adesso aspettiamo che cali il sole e poi vi farò vedere il risultato finale. Ok ragazzi, è sera, c'è freddissimo, però finalmente posso farvi vedere il trattore completato. Questa è l'app dove si può controllare direttamente la batteria. Ovviamente adesso non c'è niente in input perché non c'è il sole, semplicemente. Qui controllo i consumi e con questo pulsante qui posso accendere il trattore. 3, 2, 1. Alexa, metti una canzone di Natale. La stazione Magia di Natale Radio da Amazon Music. Guardate che contento che è lì il pupazzo. Se il trattore natalizio vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!